Ciao ragazzi, ben ritrovati su Nia Castomiratus Vlog TV. Oggi finalmente sono arrivato a farvi la recensione, nonché l'unboxing di Lex Occultum, è il gioco di ruolo che ha iniziato la mia strada, il mio rapporto con Weird, con Massimo e Elisabetta. Io ancora oggi sono strafelice di questo rapporto perché per me in assoluto sono l'azienda che di più fa uscire giochi di ruolo incredibili e interessantissimi rispetto a tutto il resto del mercato. Quindi ho il cuore dentro questa scatola perché veramente abbiamo fatto il trailer. Se vi ricordate c'era un trailer completamente filmato, l'abbiamo fatto qui a casa mia, sono venuti 2 volte, abbiamo fatto le interviste. Lex Occultum insomma ha tutto un mondo suo per me che è importante da farvi vedere, da condividere con voi, e tra le altre è un super gioco, quindi insomma credo che assolutamente avrò di che raccontarvi con questa scatola. Subito dopo la sigla vi faccio vedere che cosa c'è dentro. A tra poco. In mezzo a questo tavolo completamente scenografato, questa cornice incredibile, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Lex Occultum è un Kickstarter che la Weird ha fatto con un enorme successo ancora quasi 2 anni fa. È uscito poi in mezzo alla pandemia con 1000 peripezie, per cui sapete anche che appunto c'è il problema dell'approvvigionamento della carta per le tipografie. Insomma c'è un bel delirio intorno alla stampa dei giochi ora come ora, e Weird incredibilmente nel 2020 ne tirò fuori quasi 12 mi sembra, quindi tra cui appunto stava uscendo anche Lex poi alla fine è arrivato nel 2021 perché appunto mancavano dei tasselli che hanno sistemato ora, e finalmente siamo arrivati al punto di vedere questo gioco che è qualcosa che va a recuperare, almeno nel mio immaginario, quello che vivevo io quando ero piccolino e giocavo con i giochi di Lovecraft, oppure con tutti quanti quelli che possono essere i giochi dell'orrore, diciamo, con una punta completamente diversa, completamente nuova, che ha proprio solo Lex Occultum, che è quello di andare a pescare nella realtà del passato settecentesco e ottocentesco, per poi arrivare appunto a creare storie e avventure dove l'esoterico, l'esoterismo si mescolano, e quindi anche l'occulto insomma si mescolano alla realtà e alla finzione, quindi non si capisce più a un certo punto cosa accade. Abbasso un pochino la luce, vediamo un po', ok, così non mi brucia il bianco, e vi faccio vedere. Allora, innanzitutto Lex Occultum appunto è occulti, mistero e società segrete nel XVIII secolo. È un gioco che va a pescare diciamo che va a prendere proprio l'immaginario delle sette segrete, tra cui le sette appunto più terribili possono essere quelle sataniche, piuttosto che quelle massoniche, piuttosto che le cristiane stesse, e tutte si scontrano praticamente in un purpurì incasinatissimo di segretezza al di sotto dello strato della realtà che noi conosciamo, della società che noi conosciamo oggi, ed è veramente intrigante perché si può inventare di tutto e di più. Comunque vi faccio vedere un attimino di cosa stiamo parlando. Europa, XVIII secolo, la Chiesa sta prendendo il controllo su un'umanità che cerca di venire a patti con vecchi dogmi e antiche superstizioni. Alchimisti, occultisti e società segrete scavano in profondità tentando di portare alla luce vecchi misteri e antiche oscurità. C'è l'illuminismo di mezzo, che non ha come scopo solo di liberare l'uomo da vecchie istruzioni e antichi costrutti sociali, ma mira anche a scoprire ciò che è stato nascosto per centinaia di anni, forse millenni. Quindi ci sono gli illuminati, i massoni, i templari, società segrete che si nascondono nelle loro sale segrete, tramando comunque per un nuovo ordine mondiale,
o cercano di svelare i misteri delle arti oscure e dell'antica saggezza. Quindi a questo punto ci sono in mezzo i nobili aristocratici, che sono appunto una classe ormai in via di estinzione, che vive una decadenza e tra le altre nelle eccessi più totali, mentre la gente comune soffre in povertà. Quindi c'è questa situazione settecentesca per l'appunto dove ci fu veramente un delirio e dove molti pensarono che l'Apocalisse fosse vicina, fosse prossima, e in Lex Occultum appunto all'interno della scatola si trovano 3 manuali di gioco più le schede del personaggio, si può andare a prendere tutto il codice in ebook quando comprate praticamente la parte stampata, e dopodiché ci sono all'interno degli altri gadget che vi faccio vedere. Allora, quando apro, ecco qui, l'ho messa al contrario, quindi l'ho fatto per vedere se eravate attenti. Eccolo qua. Allora, il primo che c'è all'interno, che ho trovato all'interno, è Alter Ego. Alter Ego è praticamente il manuale che si occupa dei giocatori, quindi sono incluse tutte le regole di base per i giocatori, con tutti quanti i capitoli all'interno che riguardano appunto la creazione del personaggio e come viene gestito il personaggio. Come vedete il libro è estremamente pieno di contenuti. E guardate che cosa interessante, a parte, allora, le illustrazioni sono incredibili, da una parte avete sempre una idea di pergamene, dall'altra avete queste illustrazioni a colori incredibili, le pagine sono numerate, avete all'inizio di ogni capitolo una citazione biblica, e mi ricordo che qui siamo andati a prendere anche delle versioni impegnative della Bibbia, perché io, che l'ho studiata moltissimo per passione personale, sono andato a suggerire ai ragazzi di utilizzare la Diodati, che è una versione, piuttosto che la Luzzi, piuttosto che il codice dei 70. Questo perché ogni Bibbia in italiano è più vicina all'italiano antico, non dico al volgare ma all'italiano antico, piuttosto che più in lingua corrente, più comprensibile. Questa è la Diodati, e appunto, per esempio, vi faccio un esempio: e lì radunarono in un luogo in ebraico detto Armageddon, e lì radunarono, no? In questo luogo in ebraico detto Armageddon. Armageddon è praticamente la cima del Monte Megiddo, da dove poi nasce l'inizio del disastro finale, per cui dovrebbe tornare Michael, combattere contro Lucifero, schiere di angeli contro schiere di demoni, e salvare gli uomini che vogliono essere salvati. Da qui in poi, quindi ogni inizio ha una citazione, ovviamente sono citazioni che hanno appunto un motivo, e lo vedrete quando leggerete, no? Da qui si comincia a capire come funziona. Allora, dedicherò una puntata alla creazione del personaggio, come ho fatto con Trudvang, anche se in realtà siamo praticamente sullo stesso piano più o meno, perché ovviamente la Riot Minds ha fatto anche Trudvang, e il sistema di gioco che ha utilizzato per Trudvang è utilizzato anche per Lex Occultum. Vi dico la verità, sto ristudiando tutti i manuali e attualmente ho trovato più semplice e diretta la spiegazione della creazione del personaggio su Lex Occultum piuttosto che su Trudvang, ma probabilmente, e questo ci ho pensato proprio l'altro giorno mentre leggevo, sarà una deformazione mia per il fatto che Trudvang è il primo che ho letto, quindi la prima volta che avevo a che fare con quel sistema di gioco, dove per esempio il dado da 20 serve a farvi vedere che cosa non dovete superare col numero, quindi dovete stare al di sotto del numero del test, mentre per esempio in un sistema di gioco di 20 system voi dovete fare il numero più alto possibile. Qui è il contrario, è il numero più basso. Da qui appunto ci sono appunto i tratti con i loro alberi, e quindi praticamente voi avete la salute piuttosto che la percezione, la psiche, e ognuno di questi poi ha dei lati positivi e dei lati negativi. Vedete che la grafica del libro e le illustrazioni del libro, come sempre, ci portano a dei livelli altissimi, tra le altre con un costo che fate conto che tutta la scatola viene 60 euro, quindi insomma fate un po' voi, cioè è incredibile che si riesca ad avere un gioco del genere con questa qualità a un prezzo del genere con 3 manuali, no? E quindi insomma questo, tra le altre, è una nota veramente di merito su Weird, perché riescono veramente a dare alternative a giochi di ruolo classici incredibili. Guardate che bello che è l'Ecclesiastico,
cioè incredibile. Guardate che personaggi potete fare: il combattente, chiaramente sarà una specie di guerriero, l'artigiano che quindi costruisce, c'è l'ecclesiastico, cioè incredibile, abilità chiave e teologia, meraviglioso. Guardate poi cosa hanno preso a livello di foto, anche è incredibile. Poi c'è l'intrattenitore, guardate che grafica meravigliosa che ha il libro, proprio che vi porta già quando l'aprite in questa realtà così vicina ma ormai molto lontana a noi, no? La nostra civiltà. Il malfattore, che praticamente è il ladro, l'occultista, e anche qui bisogna andare a vedere la sua abilità chiave, l'esoterismo, quindi qui si va a pescare in tutto quello che può essere appunto il nascosto, no? Il sotto il tappeto, no? Lo scienziato, fantastico, perché ovviamente ci sono anche gli scienziati e anche lì c'è tutto una fede, no? In realtà nella scienza stessa. L'ufficiale, che per abilità chiave ha la cultura, l'uomo d'affari, che per abilità chiave ha la comunicazione. Cioè è incredibile che ci sono dei personaggi che il viaggiatore, che è un giramondo per abilità chiave, che non trovate facilmente in altri giochi di ruolo, sono veramente pensati bene. E poi ci sono le sfere di influenza, e voi avete ovviamente tutto fatto con simbologie esoteriche, ma chiaramente è un richiamo, ma è incredibile che poi l'albero si svolge un pochino come può essere quello di Trudvang, però in questo caso fatto appunto con questo schema, e voi andate in una direzione piuttosto nata. Guarda, qui addirittura c'è l'ebraico di mezzo, e illustrazioni di questo genere che sono incredibili. Guardate, sto solo sfogliando il primo manuale e già ci sarebbe da starci sopra per ore solo su questo, solo per guardarlo e per vedere. Guardate, cosa incredibile che è anche solo il ramo delle abilità, è veramente bello, guardate che bellezza, combattimento. E le illustrazioni, tra l'altro c'è Tapia che illustra tra gli altri illustratori, che è lo stesso che fa gli schizzi in Trudvang, no? E quindi poi andate avanti nella creazione con alter ego del vostro personaggio. A questo punto vi faccio vedere il secondo manuale, anzi prima vi faccio vedere il terzo. Perché normalmente nella versione originale di Riot Minds i manuali erano due. Weird ha deciso di dividerli in tre e secondo me ha fatto benissimo, perché noi siamo molto abituati e forse un po' viziati a questo fatto che il libro del giocatore è diviso da quello del Dungeon Master, che in questo caso è il Gran Maestro, quindi il GM, però insomma credo che abbiano azzeccato anche questa. L'ex Libris è il libro del Game Master, quindi del Gran Maestro, no? Il Gran Maestro, vi leggo qualcosina anche qui. I nobili aristocratici sono una classe ormai in via di estinzione, che vive nella decadenza e nell'eccesso, quindi questo è uguale al retro del personaggio, no? Il Lex Occultum si svolge in una storia fittizia del XVIII secolo, dove l'occulto e il soprannaturale sono reali, ma non ancora in piena fioritura, quindi c'è una via di mezzo fra esistono i vampiri oppure no, ci sono i licantropi oppure no, ed è tutta una questione di mistero piuttosto che, e tutti stanno ancora studiando l'esoterismo, l'occultismo, l'alchimia, piuttosto che ve l'ha già completamente scoperta, no? In Lex Libris appunto ci sono tutte le regole di base per il Gran Maestro, con l'introduzione e il combattimento, quindi qui trovate le regole per il combattimento, che magari vedremo insieme un'altra volta. Poi c'è la salute, la paura, le impressioni, la vita nelle regioni selvagge, bestie antagonisti e le arti segrete. Quindi anche qui avete tutta una, tra le altre bellissimo che si ricordano sempre di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato al Kickstarter, che questo appunto vi ricordo è un Kickstarter. E qui andiamo a vedere l'introduzione con i soliti versetti citati della Bibbia. In questo caso vedete addirittura Apocalisse viene chiamata Rivelazione, la stessa identica cosa, ma è un'altra versione, quindi da una parte sarà Diodati, da una parte sarà la Bibbia citata della Luzzi, e ha un perché, quindi poi lo vedrete all'interno del gioco, e ovviamente chi ne sa un po' di più qui si diverte, perché si può veramente mescolare di tutto e di più. Guardate che illustrazione che è questa, con questo vampiro terrificante, salute e paura per l'appunto, si va a capire come funziona il discorso della salute e della paura. E anche questo insomma è un super libro, utilissimo ovviamente per chi vuole dirigere il gioco, ok? Quindi in questo caso Lex Libris è il gioco che assolutamente deve avere il Gran Maestro, che sarebbe il Game Master, ok? Gli altri possono prendere piuttosto che tutti
tutta la scatola anche solo il manuale, quindi se un gruppo di voi decide di iniziare a giocare, il mio consiglio spassionato è il Game Master compri il cofanetto intero e i giocatori si comprino alter ego. Il Game Master quindi poi all'interno, e quindi se vogliate lo possiamo chiamare anche Gran Maestro, ha Atlas Mundi. Atlas Mundi è l'ambientazione. All'interno dell'ambientazione avete il mondo e il sub-rosa, e qui bisogna andare a capire di cosa stiamo parlando. E qui ci sono delle cartine incredibili del vecchio mondo, da come era descritto e come era disegnato, e qui potete andare anche qui avanti tantissimo. Solo questa, guardate, solo questa pagina, che cos'è? E qui siamo andati a pescare, credo la Weird va a pescare veramente su immagini reali stupende, e merita tantissimo anche solo per la ricerca che ha fatto Riot Minds e la Weird dopo per poter tradurre tutto in italiano. Immaginate che cosa complicata era, perché qui veramente si va a tradurre qualcosa che ha dei linguaggi esoterici, quindi veramente complicati. Allora, qui ci sono addirittura i crimini e le punizioni, la vanità e la decadenza, quindi vi descrive tutto il mondo delle ombre e quindi tutto quello che è al di sotto del mondo reale, e poi vi fa addirittura una serie di background su cosa succedeva nella geografia del mondo, piuttosto che dell'Inghilterra, la Francia, il Sacro Romano Impero, va a scavare a fondo proprio l'Italia. Ci sono delle parti anche sulla mia Venezia qui, che è meravigliosa. Poi tra l'altro io mi sono fatto anche 16 anni a Firenze, quindi pesco entrambe le città, perché qui si parla moltissimo di Rinascimento, e diciamo che c'è questo diciamo spunto, no? Che vi porta a poter, volendo, giocare anche con gli anni un po' più in là. Ovviamente potete tranquillamente portarlo addirittura ai tempi moderni, però insomma giocare ai tempi del manuale, quindi dell'illuminismo, è incredibile perché è veramente bello. Poi ci sono degli zoom sulle città, quindi Berlino piuttosto che Boston, Copenaghen, Göteborg, come si dirà? Londra, chiaramente, Parigi, chiaramente, Praga, Roma, San Pietroburgo, eccola, c'è anche Venezia, Stoccolma e Venezia, guardate, con le baute. E ovviamente una cosa che pochi sanno, cioè che il carnevale serviva più che altro perché le nobili potessero andare a letto un pochino con tutti, compresi i poveri, e quindi si mettevano le maschere per avere un periodo carnevalesco che era un periodo sostanzialmente di promiscuità. Allora, al di là di questo, ovviamente qui si gioca tantissimo sull'esoterismo. Vienna, aree tipiche per esempio, e qui si va avanti e c'è tutto il mondo. Atlas Mundi è molto complesso, ecco qua un bellissimo jolly veneziano, il sub-rosa, e qui dice una citazione che vi consiglio di andare a leggere realmente sulla Bibbia, se l'avete in caso, su internet, che è Apocalisse 13, perché tutto il capitolo è molto interessante, perché parla degli ultimi tempi e a volte è un po' agghiacciante, perché leggendolo sembra di vivere quello che stiamo vivendo sostanzialmente nei tempi di oggi. Comunque finisce con il famoso 666, che così vi do uno spunto importante. Insomma, la maggior parte della gente crede che il 666 sia il numero di Satana, non è assolutamente il numero del diavolo, è il numero della bestia. Il numero della bestia, nel linguaggio profetico, la bestia è un potere sociopolitico che emerge all'interno della società. Infatti sorge nel capitolo da delle acque, e le acque sono i popoli, quindi questa è farina del mio sacco perché l'ho studiato, ed è molto importante saperlo, perché moltissimi credono che sia appunto il 666 sia il numero di Satana, quando in realtà è il numero di un uomo che è al potere di un appunto è a capo di un potere sociopolitico che è sulla terra, ed è sostanzialmente il numero dell'anticristo, cioè colui che viene a fare le veci del drago antico che è Lucifero, no? E qui si parte a vedere delle cose incredibili. Poi gli gnostici, che sono fantastici perché hanno delle idee molto vicine e molto lontane diametralmente al cristianesimo, quindi merita conoscere un pochino cosa fanno e cosa dicono.
Pium sodalicium, il memento mori, quindi qui si usa anche il latino come piovesse, quindi ragazzi qui se avete fatto il classico vi divertite come dei pazzi furiosi, ma credo insomma anche chi ha fatto altre scuole, comunque insomma è veramente interessante anche solo a livello storico, perché qui devo dire la verità c'è moltissima storia reale. Poi ho trovato all'interno, perché io ho partecipato al Kickstarter e quindi quando mi è arrivato ho trovato questi due bellissimi segnalibro che mi stanno servendo per appunto tenere i manuali. Adesso li avevo levati perché mi volevo mostrarvi i manuali, ma mi sono tenuto le pagine a memoria perché stavo leggendo già due manuali in contemporanea. Questa bellissima mappa che al 100% incornicerò all'interno dello studio, che è una mappa praticamente ovviamente dell'Europa del tempo dell'illuminismo. Poi abbiamo le schede dei personaggi, qui avete quelle pronte da piegare, vuote, tutte a colori, quindi queste si possono anche avere e sono molto belle, molto comode e ovviamente potete fotocopiarle da in fondo al libro. E qui avete delle prefatte tipo Ludovico Zanon, che è tipico veneziano, tra l'altro il nome infatti è italiano ma è di artigiano, questo è veneziano, infatti Ludovico è un artigiano veneziano, che Zanon è un cognome nostro molto conosciuto, e si va praticamente, vedete, a formare un gruppo precostruito per permettervi facilmente di iniziare a giocare. Le schede sono tante, quindi potete scegliere fra i vari, è molto interessante. Tra le altre, le immagini che vedete sono quelle del personaggio descritto che avete visto prima nel libro del personaggio. Lex Occultum è veramente un gioco diverso dal tipico gioco di ruolo, perché va a pescare molto sulla realtà oltre che sulla finzione. Io adesso chiudo la scatola, vi parlo un pochino ancora del gioco, vi spiego un attimino ultime due cose, dopodiché ci salutiamo. Ma che? Come farò perché la creda che io sono il suo deramo, se l'infame ministro nel mio corpo or le consorte? E se potessi ancor farle palese ch'io sono il suo deramo e che quell'empio come amerà questo deforme e inetto corpo in confronto al mio? Ella è pur donna e più bel viso. Ella è pur donna e più bel e più bel corpo. Il giocare all'artista non vi si addice, Conte Gozzi. Serbate pure il vostro silenzio. E ricordate, il Sacchi attende il canovaccio per la messa in scena di gennaio.
mi è successo. E io riavrò il mio corpo. Allora, che dire ragazzi, l'Ex Occultum sicuramente, appunto come vi ho detto all'inizio, ha per me un mio pezzettino di cuore all'interno del box, quindi ci tengo particolarmente e quindi sono anche spudoratamente di parte, però devo dire la verità, è un gioco fantastico perché va a coinvolgere tutta una serie di argomenti che mi piacciono tantissimo, come l'esoterismo piuttosto che appunto lo studio biblico teologico, e lo fa anche mescolando seriamente. Un pochino la tecnica è quella di Dan Brown, che ha scritto il Codice da Vinci. Ha mescolato un paio di verità in mezzo a un bel po' di menzogne, o forse il contrario, un bel po' di menzogne, un po' di menzogne in mezzo a un bel po' di verità, e in questo modo ha fatto credere a tutti che tutto fosse vero, tanto che si era creato appunto un movimento di gente che andava in giro per il mondo a vedere i siti che lui descriveva nel libro, che poi hanno fatto rivedere nel film, che ha sconvolto un pochino tutti, perché poi è venuto fuori che molte delle cose che diceva erano vere, e ovviamente quando tu dici cacchio ma allora quello è vero, allora aspetta che vado a vedere anche l'altro, è vero pure quello, la terza cosa, se è una menzogna o se è una finzione non vado nemmeno a controllarla perché credo già alle prime due. E questa tecnica spettacolare per mentire, ma comunque nel caso dei romanzi, come dei giochi di ruolo, come questo gioco di ruolo, è geniale, perché voi a un certo punto credete veramente che ci sia qualcosa del genere all'interno della nostra vita quotidiana, no? I famosi complottismi, diciamo, no? E questo qua è la base di come creare una teoria del complotto. Quindi è un periodo anche particolare perché se ne parla spesso di teoria del complotto ultimamente. L'ex Occultum è nato proprio per divertirsi a giocare con complotti e misteri. Quindi io vi invito tantissimo, se avete bisogno di farvi un regalo di Natale cercando un gioco di ruolo alternativo, a considerare l'Ex Occultum sul sito di Weird Edizioni, che trovate ovviamente sotto. Vi invito anche a iscrivervi sul mio canale, perché ricordiamoci che più siete iscritti e più il canale cresce, perché ovviamente poi YouTube comincia a darti premi, ti rende un po' più importante, allora comincia a darti anche più vantaggi nel poter pubblicare, e io ho intenzione di pubblicare il più possibile. A Natale e poi tra le altre, quindi a dicembre, farò in modo di fare tutta una serie finalmente di tutorial, quindi torneremo a dipingere, perché è un po' che vi faccio praticamente recensioni, sarà più di un mese che faccio solo recensioni, quindi andremo a vedere con una lente di ingrandimento un po' di tutorial, in modo tale che finalmente capiremo la differenza fra i colori, come utilizzare i colori, la wet palette, l'uso della wet palette piuttosto che la dry palette, quindi quella asciutta, gli inchiostri piuttosto che i wash. Non vedo l'ora insomma di iniziare questo mese con voi, e nel frattempo appunto ringrazio la Weird per avermi mandato l'Ex Occultum. Lavorare con voi ragazzi è veramente sempre meraviglioso, avete un prodotto e dei prodotti che sono eccezionali, e devo dire anche la scelta delle case, perché Riot Minds ha fatto anche Trudvang, e solo per Trudvang l'Ex Occultum io darei un 10 alla Riot Minds. Poi tra le altre, tra pochino vi farò vedere un altro paio di recensioni di altri due giochi di ruolo incredibili,
Che dire, se dovete fare un regalo di Natale, questo è il momento giusto di andare a scartabellare in mezzo al sito di Guida Edizioni, perché sta tirando fuori di tutto di più. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!